Giusto il caffè per mantenere un saggio vizio. Io veramente berrei un cicchetto, però. Vabbè, mi danno il caffè, berrò il caffè. Allora, sempre per mantenere i vizi e per non rischiare di morire sani, io mi accendo una sigaretta. Che non è né educativo né bello, però è tanto piacere, tanto. Leo. Aspetta che ti lo verso io. Ecco. Latte non c'è perché vabbè, non si beve. Okidoki. Allora io comincio a bere questo caffè perché ho bisogno. Allora io sono di origine croata, sono nata a Spalato, poi sono andata a Venezia, ho vissuto a Venezia, ho adorato Venezia, l'adoro tuttora, ho studiato e pensavo che nessuno mi muoverà da quella bella città meravigliosa e poi ho conosciuto lui e sono corsa dietro. Poi mi sono laureata e poi ho fatto la cattolica, il master, che non si chiamava master all'epoca, negli anni 90 era tipo scuola di specializzazione proprio in cinema, teatro, così. Vai tu. Io sono di una famiglia piacentina, però sono nato a Cremona. Io sono stato praticamente la mia infanzia, è sempre stato in Cascina. E niente, poi a 8 anni sono stato in collegio a Firenze per imparare l'italiano perfetto. Perché in quel momento, se voi potete crederci o meno, ma il dialetto dominava. Poi mi sono laureato a Bologna, chimica industriale, ma nel frattempo mi si era cresciuta questa voglia enorme di elettronica, per cui quando poi ho avuto l'occasione giusta, a 26 anni ho fatto una ditta insieme a dei soci, di cui io me ne sono occupato per 60 anni. Sono andato in pensione a 80 anni, scoprendo poi che la pensione è stata dimezzata per le ragioni economiche del nostro paese. Basta, ma insomma, fa parte del colore che questo qua. E niente, quindi praticamente arrivato a 80 anni ho detto cosa faccio alla grande. Allora, siccome mi ero sempre interessato di musica, sempre, perché c'era nostra mamma che aveva sto pianoforte che c'era alle 6:30 del mattino, cominciava a fare gli esercizi e noi, mio fratello e io, ci ricordavamo tutti i pezzi perfetti, sempre la mamma faceva delle variazioni, cantavamo di corsa delle scale in questa casa di campagna, così, di mamma hai sbagliato, questo per dirlo come l'orecchio ce lo siamo anche fatto, ecco. E niente, quindi nel 80 mi sono reinventato cantautore. Qualche un sogno e non sembra mai finire, poi ti resta solamente la voglia di morire, poi ti resta solamente la voglia di morire. Ecco, mi dovete perdonare se poi mi incanto su una parola che non mi viene e ci vogliono 17 volte di riprenderla, una noia mortale. E fa parte del personaggio. Ma io ho 87 anni adesso, sono nata a Milano, sono arrivata a studiare soltanto con... non mi ricordo il nome, allora lasciamo perdere dove poi voi tagliate, aggiustate, guardate. A Milano dopo la scuola, cioè dopo l'elementare, dopo le medie, dopo quell'altra, c'è l'università. La mia famiglia era povera, non si poteva anche pagare invece di mandarmi a lavorare, fare qualche cosa, per cui sono andata in Inghilterra, ho fatto l'università in Inghilterra che mi serve ancora adesso, io ho ancora 87 anni e lavoro telefonando in inglese. E poi sto cercando nell'ordine delle cose che ho fatto.
No, sto pensando come ho fatto. Quando sono tornata dall'Inghilterra, io mi ero appassionata alla montagna perché avevo degli amici che andavano in montagna a camminare, arrampicare, a fare cose varie. Andavo io la domenica con queste cose e ho incontrato un altro milanese appassionato di montagna che era uno dei più bravi. E io l'ho incontrato e ci siamo sposati. Ho una vita ricca, cioè mi sento di avere passato una vita che mi ha soddisfatto e quindi al giorno d'oggi la mia vita è come si può dire, attaccata quasi a una continuità di affetti e non penso al domani cosa sarà. Penso di interessarmi ancora della vita di oggi, che vivono anche i giovani. No, non ci si può annoiare, perché se tu hai ancora, cioè devi avere anche il cervello a posto, ti interessa tutto, dal giornale, dal cinema. La vita deve andare avanti. Ma va? Ma dunque, l'ho sempre avuta da ragazzina perché non so perché, ma mia mamma mi ha fatto leggere sto cavolo di libro del dottor Schweitzer. Poi ho conosciuto mio ex marito, che era un fanatico. Lui è andato per arrampicare perché era un alpinista. Poi quando è andato in Africa si è accorto che arrampicare in Africa era una strozzata gigante. E si è appassionato dell'Africa e non ha più voluto andare per quello. E poi sono finita che una mia amica francese ha smollato ricchezza, benessere, marito, figlia, tutto quanto, si è innamorata perdutamente di questo accompagnatore, francese anche lui, ha smollato tutto e loro hanno lavorato in Africa tutta la vita, tuttora lui lavora, lei purtroppo è morta e mi hanno invitato e lì ho avuto una serie di colpi di culo perché loro avevano un autista imposto dall'agenzia di Parigi che era un pirla, che non era capace a guidare. Un giorno si è insabbiato in maniera esagerata e Pierre mi guarda e lo butta giù dalla macchina perché faceva tutte le cose sbagliate. Io non avevo mai guidato in Africa e io sono venuta fuori tranquilla. Da quel punto hanno detto no, tu diventi la nostra autista. Perciò io ho cominciato in Africa come autista. Io penso che certo mi fa paura, questo sì, perché vivendo insieme tutti abiti una presenza, c'è sempre qualcuno con cui vai a letto ed devo dire è bellissimo abbracciarsi. Noi veramente posso dire siamo fortunati. Però penso che sopravviveremo a questo, che anche gli altri lo vivono, cosa posso dire? Io sono un po' più ingegneristico, diciamo così, mi piace prepararmi un po' di più in avanti, quindi pensare più o meno delle opzioni che ci sono. Che vuoi dire che io sono una cicala e tu sei formica? Ma no, non si può dire, sono due modi diversi, praticamente, certamente io sono influenzato dal lavoro che ho fatto e questo un pochettino, ma sono piccoli punti di vista, insomma, piccole sfumature, diciamo, poi alla fine si va avanti. Insomma, chi vivrà vedrà. Però sarà dura. Io sono preoccupato di lei. Di questo. Cioè, che come? No, sono preoccupato a un certo punto che sia una cosa, ecco, vorrei non pesare. Quando dico io ho memoria, come diceva prima, io me muero. Però so già come si è organizzata, ecco, per esempio, questo mi piacerebbe. Quando è mancata mia mamma, io avevo 53-4 anni, non mi ricordo.
comunque non ero né giovane né piccina, non era una tragedia. E lì ho sentito, siccome non ho cugini, non ho figli, ho solo Ferro e ho suoi figli che sono deliziosi e nipoti, però da parte mia nessuno, lì ho sentito per la prima volta veramente per un po' di tempo, come posso dire, un terrore della solitudine, tipo sono sola. Non c'è niente di mio sangue, non c'è nessuno, né un fratello né così, e lì devo dire ho avuto un sgomento, poi basta, finisce il sgomento. Io non ho fatto in tempo a avere questa sensazione, ma era un'altra sensazione, perché la mia mamma, che stava sempre nella casa di campagna, in Cascina, ha 107 anni. E quindi quando poi è andata per noi era per forza naturale, Sì, lei si è spenta. Lei si è spenta proprio. Candela, era incredibile la tua mamma, veramente. Sì. Poi la vecchiaia, io vivo da sola da sempre per scelta, non da sempre, perché sono stata ampiamente sposata, siccome però ho cominciato presto, ho smesso anche presto. E posso dire, anche se sicuramente è un discorso che non è né capito né accettato, che secondo me da vecchi bisogna stare da soli. Un altro concetto per me importantissimo è la libertà. Io ho scelto un po' tanto prestino, perché è da 40 anni che io vivo da sola per scelta. Forse ho esagerato, però adesso ragazzi, io mangio quando voglio, dormo quando voglio, faccio quello che voglio. Perché poi alla fine finisce che fa questo mutuo soccorso, vedi sti vecchietti che spingono la carrozzella di quell'altro. Cioè, ma dai, può essere tenero, ma non so, io non vedo questa grande tenerezza in questa cosa. No, a me la solitudine non mi ha mai fatto pure, non mi fa pure neanche adesso, assolutamente. Però, cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più, dico delle frignacce. No, non mi fa paura la solitudine, diciamo che quando ero più giovane, perché 40, 50, 60 anni, non so se avete capito che oggi si è giovani. È che mi hanno insegnato, non so se in Africa o qualcuno, questo non me lo ricordo perché ecco, un po' di attacchi di senilità ce li ho anch'io, che mi ha insegnato che è inutile sbattersi, diventare pazzi per l'irreversibilità delle cose. Allora, siccome la vecchiaia è una cosa irreversibile, la morte è anche, il cattivo tempo un'altra. È così, fa parte della vita, no? E questo secondo me sarebbe importante che i vecchietti lo capissero. Quelli attaccati in maniera così esagerata alla vita non so fino a che punto. Poi ripeto, la qualità è importante come la libertà, ci sono due robe per me. Perché ti insegnano che è più importante per te il lavoro, i soldi, la salute. In genere ci sono... scusa, l'amore anche, perdono, mi stavo dimenticando. Allora, da giovane rispondevo all'amore. Poi, quando che passa il tempo, rispondi la salute. Poi ci sono quelli attaccati ai soldi che rispondono subito ai soldi, il lavoro, i fanatici, li staccano visti. Però in genere i due più importanti sono amore e salute, no? E la gente se ne dimentica l'altro che è il mio, che è la libertà. Perciò alla fine di questi 4 li ho accantonati tutti e per me la libertà è la cosa più importante. Io sono molto fortunata perché ho amici che mi vengono a trovare, non mi mancano gli amici, vengono ancora anche da lontano. Purtroppo quelli più vecchi come me non ci sono più tutti. Sono amici di mia figlia, sono amici miei. Ma io non mi sono mai sentita sola. Adesso poi c'è anche mia figlia, così ho anche uno con cui litigare ogni tanto. Ci vuole, ogni tanto. L'unica roba che mi mancava un po' da giovane è lo scambio di opinioni. Però ho imparato a parlare da sola, faccio tutto, parlo, rispondo, cioè, mi invento anche le persone fisicamente che sono lì che mi spiego le cose. Sì, uno che mi guarda e dice sta da ricoverare. Però ecco, mi mancava quando partivo per i viaggi e tornavo, spesso qualcuno che non c'era all'aeroporto. Il cinema non mi interessa andare con gli altri perché blatterano e non mi piace. Un'unica cosa non sono mai stata capace, non lo sono tuttora, di fare da sola, che è quella di mangiare al ristorante.
è una cosa secondo me spaventosa, nel senso che quelli che mangiano al ristorante da soli col giornale, io non so come cavolo facciano. A casa mi va benissimo, ma anche al bar io non vado da sola. Forse io anche questo fatto di essere single l'ho sentito meno per via dei miei famosi viaggi africani, perché accompagnando gruppi la invochi la solitudine a un certo punto. Quando c'hai 12 persone che ti stanno addosso, sola non sono mai stata. Adesso devo dire che adesso sto passando il momento bruttissimo da quando ho stracciato la mia patente. Non sono andata a rinnovarla 2 mesi fa, perché mia figlia aveva giustamente paura di vedermi scendere qua tranquilla, perché io erano 50 anni che andavo giù con la macchina qua, e mi ha trascinata da un medico che per me è normale. Io la facevo d'inverno, la facevo veramente con la neve, col ghiaccio, e l'ho fatta per tanti anni. E io mi sento, per me è normale prendere l'auto e andare giù qua. Mia figlia ha paura per me, perché dice, ma insomma, se tiri sotto qualcuno. E io ho fatto una grande così, dandomi un mucchio d'aria, no? Ci rinuncio, ho strappato la patente. E vi confesso che adesso io mi sento in prigione perché questa casa è qui a metà strada dai luoghi. E non so, se io abitassi il paese sotto, vabbè, non c'è questa cosa, vado a piedi o prendo il tram. E qui invece a piedi non vado, non riesco ad andare giù a fare la spesa da qua. Per cui adesso sono in questa fase di cosa cavolo faccio, no? Devo convincere mia figlia di lasciarmi andare in Francia. Ho dimenticato cosa stavo dicendo. Sì, anche stare lì c'è sono al 3° piano di una vecchia casa di gente del posto, con i gradini, uno grande così, uno grande così, uno grande così, su e mia figlia dice, ma no, non ti posso lasciare andare lì da sola, no, che se cadi così devi avere qualcuno che ti... non so bene come fare per andarci. No, su quella scala io la faccio benissimo. No, non sento la solitudine. Un po' ti devo dire che questa casa qui siamo tutti abbastanza, ci conosciamo da anni, ma non la sento la solitudine. Ti devo dire la verità. Poi io, ad esempio, mercoledì te l'ho detto, 3 persone a cena. Il Bruno Segre, che è una persona, sai, ebreo, quindi con un passato molto interessante, e mio cugino è un amico. Ci devi pensare, perché ad esempio io vado sempre a fare la spesa tutti i giorni per me. Perché? Dico, vado qui, vado là, vado dal Pellegrini a piedi, parlo con lui, torno a casa, vado dalla Perlicù, torno a casa. Cioè, la vita deve essere anche, devi stare tu bene, cioè con la testa, e avere la possibilità di camminare. Io vi devo dire che sono contenta. Ragazzi,
Che cosa posso ricordare? Allora, io ricordo sì mio marito, però non ho malinconia del passato. Ci siamo spostati in i nomi. Il paese che hai sopra di noi, che cos'è? Lo Stato. La Svizzera? La Svizzera. Ok. I nomi non li ricordo. E mica colpa mia, sono scappati. Sì, al di là della cosa malattia, c'è anche che la vecchiaia comunque comporta un decadimento fisico che non è facile accettare. Perché diventi tutto mezzo cadente, mezzo non so cosa. L'importante, a mio avviso, è cercare di tenersi decentemente. Cioè io mi vanto di non possedere né una vestaglia, né una tuta e neanche le pantofole. Forse un bel giovane può andare giù con la tuta, ma una vecchia no. Cioè l'estetica per me è molto importante, perché comunque non è tutto nella vita, i valori sono altri, per carità, però a un certo punto tu, quando vai davanti allo specchio la mattina che già ti vedi questo decadimento terrificante, almeno ti tieni un po' su. Secondo me poi ne va a posto l'umore, la consapevolezza, l'autostima, cioè una serie di cose. Perciò più che la bellezza è il senso estetico che per me è importante, anche da vecchi. Io sono donna, dunque per me, io avevo una nonna che era di origine austriaca che diceva sempre una donna deve essere sempre net. Net, in questa piccola parola tedesca net, significava tutto: pulita, bella, profumata, colta, interessata alla vita, alla gente, così. Ed era anche lei molto... si teneva sempre orecchini, le cose, tanto è vero che l'abbiamo seppellita con tutte le gioielli. Ma dico al diavolo se ha vissuto così che muore anche così. Non è facile per una donna accettare che sei poco interessante nello sguardo maschile, questo devo dire. Sai che non sei più, come dire, non dico sexy, questo è un po' esagerato, appetitlich è un bel nome, cioè che è appetibile. Non è piacevole quando ti vedi nello specchio. Io che ho sempre nuotato molto e vedi un corpo che, come dire, non appartiene più alla tua mente, tu dentro sei sempre uguale, ti credi, e vedi questo corpo che invecchia, che non è bello, no. Io volevo aggiungere appunto che dice Liana che io ho imparato 13 anni di latino, c'era questa frase anche: tempora mutant et nos mutamus cum illis. È vero. I tempi cambiano, noi cambiamo con loro. Quindi questo riadattamento credo sia la cosa migliore che un uomo possa fare, un uomo nel senso della vita umana si possa fare, quello di osservare i cambiamenti che ci sono e non brontorare, adattarsi, cercare di trovare la via migliore tra quello che hai in mente e quello che invece vedi. Allora, noi siamo andati in questo rifugio proprio povero, rozzo, noi eravamo contentissimi, venivano persone, andavano in giro, eccetera, eccetera. Nel frattempo sono nati i bambini, abbiamo cambiato, siamo andati in un rifugio più organizzato, al Devero, l'Alpe Devero, molto, molto bella, e poi abbiamo cambiato anche altri rifugi, fino a quando abbiamo deciso di cambiare e abbiamo trovato proprio la possibilità di prendere una casa, e la casa era questa. Poi mio marito a poco ha anche messo tutta la casa a posto. Mio marito lavorava come alpinista e anch'io cercavo un lavoro, e l'ho trovato a Milano, un lavoro molto interessante all'Electa, che era una delle maggiori case editrici di arte. Io, guarda, ti devo dire la verità, che
come ho fatto vedere al ragazzo, sto facendo di vivere, di lasciare un'eredità di un passato che ho fatto con l'Emilio Frisia. Quindi ho anche di lasciarlo alle figlie, cioè un'eredità anche, oltre che culturale, anche mia, cioè di piacere, di avere soddisfazione. Ti interessi di tante cose, ti passa il tempo, ti passa, guarda, non stai lì a pensare alla vecchiaia, cioè arrivi ma ci varrà il momento, però non lo penso. Cioè io, per quello che sono serena, che tutti mi dicono, ma tu Franca non hai preoccupazione. Ma scusate ragazzi, arrivare alla nostra età, cioè vivi. La mia amica, quella che aveva la mia età ma è conciata, ma dopo, ma che cosa pensi al dopo? Pensa all'oggi, ti va di andare al cinema, ti va di fare questo, fallo. Io pensavo anche un'altra cosa, prima ho detto una donna non essere appetibile, in realtà non è questo, in realtà è che tu devi rimanere interessante come persona, sempre per te e per gli altri, bravissima. perché... Io lo stimolo sempre. La stimo, Grazie, grazie, è vero, stimolo, è vero. Stimo e stimolo. Beh, biologicamente devo dire è anche un po' vero, la donna invecchia un po' prima, perché un uomo brizzolato è affascinante, una donna con rughe un po' avvizzita non lo è, Però perché non dura di più. lo è dal punto di vista sessuale. Purtroppo con la vecchiaia non ci posso più andare, adesso, anche perché è faticoso, non potrei, cioè se mi siedo per terra nella sabbia ci vuole un argano per tirarmi su, perciò non è che... Però in Africa ho imparato tanto, ho imparato la calma, il fatalismo, soprattutto nel deserto, perché i Tuareg poi sono... non te la prendere, tanto tutto passa come le tracce che si lasciano nel deserto, no? Così. Mi serve secondo me ancora per affrontare appunto la vecchiaia, che non è una bellissima cosa che ne dicano, però la sto prendendo abbastanza bene se non avessi questo cavolo di problema, perché tanto fa parte della vita, perché sai già che dal momento che nasci poi tanto muori, non è che è un ciclo, solo che per esempio in Africa ti insegnano che è una cosa molto naturale. Allora, fino a quando non è scoppiata questa dannata pandemia, io andavo tranquillamente a Lecco, a Cassis, in autunno e tornavo a primavera. A Cassis io avevo anche là tutti i miei libri e le cose, eccetera, continuavo il mio lavoro e mi sono trovata a passare 2 inverni a Lecco. È un po' quello, è un po' anche la mancanza di contatti, perché sì, c'era mia figlia, ma la vedevo ogni tanto, ciao ciao, lei il suo lavoro e io il mio. E lì è cominciata questa bomba che mi ha tolto la memoria dei nomi. Riesco ancora a scrivere, perché scrivere è lento. E invece parlare bisogna avere la parola subito, e penso che siano state un po' queste le ragioni di questa mia situazione presente, di essere una persona che non può usare quello che pensa perché sfuggono le parole. Nata arriva un Genoa di struttura eccezionale, e ho messo la mia prora verso Gibilterra per incominciare il giro della terra. Ho detto ai miei amici tutti quanti. Sì, ho dimenticato un punto particolare, mi sono sposato. Non con me, non con me. Sono sposato Esatto.
cioè 26 anni circa, dopo che ho fatto la ditta, insomma. Questo matrimonio è andato un po' in crisi nell'80. Prima però, Ma- perché io ti ho conosciuto Sì, nel insomma, 79 75, ed 80, eri libero, così. io non ero assolutamente. Per punti di vista semplicemente non c'erano le solite storie, non niente di tutto questo. Ci siamo separati, ci è voluto 20 anni per avere il divorzio, quindi ci siamo messi Questo è il giù classico insieme. divorzio all'italiana, non so se vi ricordate il film. Poi abbiamo convissuto per 20 anni come ventennio fascista e poi ci siamo sposati, ma non tanto per sposarsi. Io pensavo che non mi sposerò mai, proprio non mi piaceva l'idea, però è più semplice, per me era più semplice come straniera a sposarmi, eccetera. Sì, per avere permesso di soggiorno, mi ricordo che me l'ha detto il tipo, dice: ma lei perché non si sposa? E così ci siamo sposati e basta. Ma non l'ho mai festeggiato quello sposalizio. Noi festeggiamo in altro modo. Vabbè. Sì. Adesso cosa sono? Io sono 43 anni. 43 anni? 43, sì. Mi stai invecchiando. Diciamo che adesso la ultima parte della vita, no? Abbiamo fatto una gran bella vita, abbiamo fatto vita sportivissima, tutto quanto. Qui abbiamo dovuto reinventarci, secondo me, perché l'età comporta suoi ritmi diversi, ti stanchi. Io sono un po' più giovane, dunque magari lo sento in ritardo, li corro dietro. Anche vivere insieme, non so, perché prima Ferro andava in ufficio fino a 80 anni, per me è stato un trauma, siccome io lavoro in casa, traduco e leggo e scrivo, per me che mi si interrompe il ritmo della mia giornata era una cosa tremenda. Poi mi sono riabituata a averlo fra i piedi, però non si pranza insieme, noi ceniamo perché 2 volte al giorno è troppo. Ma quello che dici giusto, Liana, che in effetti la giornata si svolgeva lì fino oltre le 7, alle 8 anche di sera, perché devo dire il mio impegno di lavoro è stato enorme. Sì, 15 anni fa mio marito è morto e io sono rimasta sola. Mia figlia adesso abita con me. Qui sotto c'è un altro appartamento, più piccolo perché è sulla strada, siamo su una discesa e c'erano Luciano aveva fatto delle camere per i bambini quando per cui lei è arrivata, l'ha messa a posto e adesso è qua anche lei per curare me. Grazie. Già con lui avevamo preso in affitto una piccolissima casa, un piccolissimo appartamento in una vecchia casa, in una meravigliosa, unica, amatissima città, in un bellissimo posto, Cassis, in Provenza, dove andavamo nelle vacanze, io e mio marito andavamo lì ad arrampicare sulla riva del mare, dove ci sono delle bellissime scogliessi. Sì, sono anche divorziata, anzi no, non sono vedova in realtà, perché i divorziati non sono vedove. No, ho divorziato perché ci credevo. 74-75 quando è uscito, proprio uno dei primi divorzi. È stato un divorzio da ridere perché noi ci siamo stati d'accordo tutta la vita, soprattutto da quando abbiamo divorziato. È che con lui non era possibile vivere, era un pazzo furioso. Di conseguenza era meglio che stessimo per conto nostro, però poi vabbè, me lo sono cuccato tutta la vita lo stesso. Però a lui devo questo amore per l'Africa, assolutamente. D'altra parte devi vivere insieme agli altri, questo fa parte di un discorso che è anche il rispetto degli altri. Praticamente la convivenza è fatta di rispetto. A un certo momento, quando arrivi a un limite, quel limite lì inizia un altro limite di un'altra persona, quello che è accanto a te, quello di famiglia. Beh, la quello coppia deve rimanere interessante uno per l'altro, anche fisicamente. Sì, sì. Voglio dire, non muore l'amore perché non sei più giovane, non hai più l'ormonica 3000, ma deve esserci sempre un gioco anche sensuale fra i due. Noi usciamo a cena, no, adesso è un po' imbarazzante, volentieri, perché devi avere anche un rapporto di coppia sempre.
E poi sai che cosa? Devi avere intorno tante amicizie, giovani e vecchi. Quando sono vecchi che ripetono sempre le stesse cose, mio marito, mio papà, oh santo cielo, io ho fatto vedere le cose dell'Emilio perché per me ho vissuto un matrimonio stupendo, cioè arricchito, a me mi ha arricchito. Quanti anni fa? Oh Madonna! Dunque, io ero minorenne, cioè sai che si diventa maggiorenne a 19 anni. Ecco, io avevo, quando ho sposato l'Emilio, 19 anni ed era la fine della guerra. Quando ho trovato l'Emilio, e io penso che avevo le trecce lunghe così. Lui, venendo da una famiglia borghese, figurati, da un'operaia, c'era da parte della famiglia sua, non volevano, ecco. Ma invece lui ha detto: io prendo la franca e basta. Stavo pensando che per noi, parlando così, ho visto credo che sia stato un documentario, ma non mi ricordo bene di chi, forse americano, dove parlavano le coppie così. E allora, per favore che non succeda qua, finivano che parlavano, bla, ci siamo conosciuti, ci siamo avanti, poi a un certo punto dice: ma io non lo sopporto, non so, ma c'hanno 90 anni a testa, insomma, non vorrei che fosse, che non ti scappi una cosa del genere. Beh, penso che, soprattutto se posso dire questo, che in una coppia è importante rispettarsi, perché senza questo non sarebbe stato possibile vivere a lungo insieme. Ma no, sai, allora diciamo il pensiero positivo, vedere sempre le cose positive. Se imparare qualcosa di nuovo. Cioè, dei miei amici, mi è scoppiata la grana, eccetera. Ma scusa, qual è sta grana? Ma tu non hai visto la cosa giusta, con quella affare ti facilita. Ma come mi facilita? Ti facilita perché ti toglie di mezzo quell'ostacolo che avevi prima. Ma non ci avevo pensato. Pensaci prima. Bisogna trovare anche bisogna guardarle in maniera costruttiva. No, io ho lasciato indietro un pezzo importante. Trovo, Allora, io mi do questo coso qua da leggere, così vedete. La cosa importante era quella che prima che io mi sia sposata, e cambia tutto quello che io ho raccontato, perché l'ho messo così. Io ho fatto questo concorso e l'ho preso un posto benissimo pagato, e poi ho incontrato Luciano, mi sono innamorata di Luciano e non sono andata, ho rinunciato al lavoro e dicendo: scusate, non posso così, però magari se ci sarà qualche altra cosa, come si dice di solito. Certo che l'amore con la libertà, per esempio, tanto d'accordo non va. No, l'amore è importantissimo, ragazzi, adesso non pensiate che... Sì, no, perché voi ragazzi giovani ci mancherebbe. Io, figurati, mi sono sposata che non avevo ancora 19 anni, più crederci di così si muore. Però poi mi sono ricreduta in tempo. Sì, no, ma io ci credevo, come ci ho sempre... Ed è giusto crederci. Entro una certa età, ribadisco. Ricordatevelo, quando avete 50-60 anni mollate i compagni, ragazzi. No, 50 no, facciamo 60-70. Mollateli finché siete in tempo, se no vi ritrovate a spingere carrozzine. Io sognavo per anni e anni e anni che andavo a sposarmi e che mi veniva un malore tremendo, proprio è finita, come che mi portavano E quando ci siamo sposati sul serio, mi sono ubriacata per la prima volta della mia vita, non l'ho mai riconosciuto, ma non perché io abbia strabevuto alla sera, perché ero psicologicamente non preparata. E poi ho fatto una vita, sai, una bella vita, una bella vita. Io ho imparato tanto dall'Emilio, tanto, poi l'ho voluto molto bene, guarda, devo dirti la verità.
perché mi lasciava dei mesi, magari quando andava in Unione Sovietica, 3 mesi in giro, e io l'aspettavo. Non ho sentito il vuoto, ho sentito la sua mancanza. E beh, certo, è una cosa tremenda, però io non so come spiegarmi, ma io me lo sento sempre qua. E tante cose, quando io devo scegliere qualche cosa, un lavoro strambo, qualche cosa, io lo penso come lo discuterei con lui. Cioè il mio marito è qua, qui c'è lui, questa è la casa del Luciano. Vediamo solo, non volete dire niente uno sull'altro? Brava Margherita. Ah no, su di me dovevi dire. No, su di te. Certo. Ah, beh, allora, dai. Dai. No, va bene così. Beh, la vita è così, ci si litiga, non è vero che tutto il giorno ci baciucchiamo così, ci sono momenti in cui mi manca andare via da sola. Adesso non me la sento più di lasciare Ferro, metti 20 giorni da solo, perché non che lui non possa vivere, beh, no, sai, penso magari, non so, qualcosa. Non so, Quello... so fare tutto in casa. So riparare, mi sono sempre riparato tutto in casa, tutto. Mangiare deboluccio. Mangiare debolino, e invece fare i letti, la pulizia, eccetera, queste sono tutte cose che ho imparato fin da piccolo. A sberle. Sai, la vecchiaia ti avvicina alla morte, è evidente. Io non ho paura, la mia famiglia lo sa, perché trovo che la cosa più importante è la qualità della vita e non la vita. Cioè io sono terrorizzata dallo stare, esageriamo, però insomma, non sono felice di morire male, malatissima, tutte quelle cose orrende che si vedono. È la qualità che conta. Quelli che vogliono vivere a tutti i costi facendo 897 chemio, secondo me non è una cosa furba quando sai che non c'è più niente da fare. Meglio lasciarsi andare con calma, che già stando bene come sto io è faticoso, figurati se poi sei anche gravemente ammalato. Io per la mia età sto anche bene, faccio, forco, disfo. Ecco, l'unica roba che mi turba un po' nella vecchiaia sono un po' i rimpianti, perché ti accorgi quando arrivi a una certa età che non hai fatto abbastanza. Infatti io insisto sempre che i giovani devono fare tutto e sempre e tanto e non dormire 12 ore, 14 ore, ma vivere. La vecchiaia è un po' quello lo scontro che ti si accorcia, ogni giorno è regalato e dici cavolo, però potrei fare quella roba lì. Per esempio, appunto, no? Mi sarebbe piaciuto fare doppiaggio e non posso mica cominciare adesso, a meno che abbia un colpo di culo, che trovo uno che dice ah, che bella quella vecchia lì, che bella voce. Ma questi sono sogni. Ecco, io sai come l'affronto? Ho scoperto che sogno da pazzi a occhi aperti, mi faccio di quei film che incontro uno che mi fa fare doppiaggio. Faccio... Ecco, io pensavo che si parlasse anche di questo. Noi persone anziane siamo vicine a quel momento. Ecco, perché poi la massima sciagura è quando uno muore giovane. Ma non so, la morte come mi interessa veramente, ma non so con chi parlare, di sapere che cosa pensano le persone anziane di quello, cioè, ci pensano che sono vicine alla morte o no? È quello che voglio sapere anch'io. Allora, a chi cerchiamo? Ma infatti, lei è spaventata dalla morte? No, non so, penso anche quando periodi brutti che ce ne sono stati proprio con questa dannata pandemia, io alla mattina mi svegliavo e dicevo accidenti, sono ancora viva, è quasi benvenuta
in situazioni brutte. Non lo so, non so nemmeno, non ne parlo, adesso io sono rimasta gelata quando queste due mamme di miei amici sono state, dico io, buttate via, ecco, buttate in uno ospizio. Mi sembra una cosa pazzesca, cioè la morte non fa paura, ma è proprio, se c'è qualcosa che minaccia, che fa paura, è quella di essere strappati dalla vita normale, di essere buttati, abbandonati, anche se poi magari vanno a trovarli, i parenti vanno a trovarli tutti i giorni, ma non lo considero perché io dico, io sono ancora, mia figlia non mi lascia andare da sola nella mia casa in Francia, no? Adesso arriverà qualche amico che viene con me, persone che pensano che devono morire. Di che cosa sono spaventate? Della morte perché fa male? Ma cosa c'è al di là? Io sono atea completa, per cui finisce questa cosa, ma finisce tranquillamente perché così è. Ma io la paura che cerco di evitare ovviamente è quella appunto di ammalarci e di essere lì presso la morte e cosa vuoi essere curato per evitare la morte, per allontanare la morte oppure insomma, penso che sia una cosa piuttosto complicata. Mio marito, che è morto tanti anni fa dopo una malattia massacrante, e nel momento in cui moriva mi ha detto come sono contento, mi ha abbracciato, mi ha detto sono contento. Però non so come si può essere contenti. Sai che è un pensiero che non ho mai fatto, cioè non lo so, non ci penso al domani assolutamente. È un mondo che sta cambiando velocemente, e quindi è un mondo con dei punti di domanda e così lo devi vivere quasi di giorno in giorno, ecco. Ho visto un altro documentario su Goya, che c'era questo all'Anteo, cioè abbiamo visto, dove muore Buñuel, grande regista, e dice che voleva morire sempre conscio che non così. E il suo compagno, il suo amico sceneggiatore ha detto la parola "ya me muero", mi sto morendo, e in quel momento è morto. Ecco, questo trovo che è una morte meravigliosa che vorrei possibilmente avere, senza soffrire. Perché quello che abbiamo paura non è morire, ma abbiamo paura del soffrire. Sì, questo sì. Cioè. Però io penso che finché uno respira, finché ha la mente a posto, così vivi con interesse, ecco, questo io credo che sia cosa, cioè inventi sempre qualcosa avanti, guardi avanti, se no è la fine. No, ma questo discorso del mutamus, mutarsi vuol dire sempre riadattarsi. Sì, riadattarsi. Questo lo vedo in qualsiasi settore, anche nel lavoro produttivo, eccetera. A un certo punto passa di moda, come si dice, questo termine, perché c'è un'altra cosa che viene avanti, no? E in questo senso parecchia gente mi chiede: senti, posso chiedere il tuo talismano per arrivare all'età di 91 anni, che compierò fra qualche giorno? Ma talismano mica tanto.
ore. I Catania sono le impostazioni di vita. Quindi vuol dire, c'è un'impostazione che è nata in campagna, nella campagna si sa come vanno le cose e come i bambini crescono, ma io rispondo semplicemente questo: guarda, è la visione della vita, quello che i tedeschi chiamano Weltanschauung, che vuol dire visione della vita. La mia visione è molto questa. La vecchiaia ti mette di fronte all'accettazione di certe rinunce che alcune, un pochino lo ammetto, mi pesano. Poi io sono caratterialmente ottimista, caratterialmente ridanciana, non sono pessimista, non pignuccolo, non frigno, salvo davanti alla televisione. Quello pesa un po', la rinuncia di tenere animali, la rinuncia di viaggiare in un certo modo. Anche lì il mio sogno sarebbe stato quello di lasciarci le penne in Africa. No, io sono per esempio per la morte violenta, ecco, io auspico quella cosa lì, infatti fumo, sbevacchio, perché spero che mi venga un coccolone, ma sai, lì... No, perché fa parte sempre del mio discorso di prima della qualità, morire così improvvisamente, secondo me. E poi quando uno ha fatto una certa vita, io ho fatto una vita abbastanza agitata, anche col lavoro, ho fatto 1000 lavori diversi, una cosa assolutamente assurda, compreso quello dell'Africa, che adesso pago, perché non avendo lavorato in un modo canonico in uffici eccetera, c'ho una pensione che fa paura. Io a un certo punto in ufficio ho detto no, basta, io vado. Che poi non è vero che lavoravo, perché lavori come un cane, perché sei il primo a alzarti e l'ultimo ad andare a letto, che poi devi controllare dove vanno i clienti che si perdono in giro per il deserto, eccetera. Però, sai, se hai delle difficoltà guarda, veramente, io sto bene, perché guarda che il nostro dottore prendo la pressione per la pressione alla mattina 1, alla sera mezza pastiglia per dormire e basta. Quindi, sai, io sono anche, non lo so, sono anche forse avvantaggiata, ecco, perché cammino. No, secondo me non è mica una cosa che è uguale per tutti. Io personalmente non ce l'ho, però conosco tanti vecchi che se gli parli della morte ti saltano in testa, non ne vogliono sapere. Per quello che mi riguarda, ti ripeto, non è una cosa, come parlavo dell'irreversibilità, e questo è il problema, è inutile stare a menarsela su una roba su cui tanto non ci può fare niente, nel modo più assoluto. Per me c'è una certa consapevolezza, certo che la vita finirà, non so se è una roba da dire, però non essendo io particolarmente religiosa non mi interessa nemmeno particolarmente un al di là. Di conseguenza, per me penso che sia più o meno, per me, per chiunque, penso che sia più o meno finita. L'importante è vivere questa vita, che è l'unica di cui hai consapevolezza, che il resto sono tutte delle robe che nella maniera migliore. Io ho cercato di vivere nella maniera migliore, cercando di godermela abbastanza. Certo, qualche sacrificio nella vita la devi fare, però non è che ne ho fatti poi chissà quanti, E che ne dicano gli altri, sono anche molto più tollerante che ne dicano gli altri. Pensa cos'ero prima. Questo è vero e vale per tutti, questo vale sia credente sia non credente. Però io mi ricordo mia mamma purtroppo morta, spaventata dalla morte, perché era ammalata per 30-40 anni della sua vita, io non me la ricordo sana, e devo dire è un gran brutto modo di vivere. E mi ricordo che quando parlavo col medico così, quanto le manca, cosa succederà, gli ho detto: senta, i credenti lo vivono meglio questo passaggio, non credenti può succedere, siamo lì alla fine, dunque noi entrambi non sappiamo come saremo nel momento in cui saremo consci 100% che la vita finisce. Questo non so dirlo, onestamente non lo so dirlo. Io penso che sarò tranquilla, perché credo che ho vissuto bene, che sono stata fortunata, ho visto il mondo, e credo che andarsene senza aver visto è un peccato. Ma io non sono ancora pronto, perché devo dirti questo, che
non mi sono mai accorto di invecchiarmi fino all'anno scorso, 1 anno e mezzo fa. Mio fratello se n'è andato Sì, semplicemente per una, come si chiama? Depressione. Depressione. Solo per una depressione, ma stava perfettamente benissimo fisicamente, per una depressione di cui soffriva ogni tanto. E io da quel Lui ha momento lì voluto ho cominciato a sentire che morire. anch'io avevo un po' questo fatto, ma fino a non mi sono mai accorto, No. non ci ho pensato, andavo avanti tranquillamente. Ecco, Ma- e quindi adesso sto osservando, magari fra un anno ti racconto qualche altra cosa in più, o fra 2 lo stesso. Ma io vivrò fino alla fine con curiosità, Eh. anche nel letto di morte, perché anche Questo questa è una appunto. curiosità, come sarà. Ma secondo me è perché la vecchiaia la porta a pensare il domani, ma che la porta a pensare, come tu dici, no, vivi oggi, si vive io vivo dei miei pensieri e dell'oggi. Io mi sono sempre dimenticata di essere così vecchia, no? Ma sul serio, mi sono proprio completamente... E adesso con stupore dico, oddio, ho 87 anni. 87 anni, ma è possibile? Fra 3 anni ne ho 90, ma non è possibile. E io continuo adesso a farmi i miei lavori, insomma, io mi sono fatto vedere. Questo è un libro è una rivista che io È tutto in sempre in francese. che Che ha curato lei. Che Sì. hai tu. ma sì, ma a me va benissimo avere questa non mi va bene di non poter parlare. Vedete la fatica che faccio? La salute è un po' strana perché ho delle cose strane, una malattia, e non mi ricordo come si chiama, alle mani. La vita deve andare avanti, non puoi fermarti, se ti fermi non ha senso. Cioè per me, che ho 91 anni, non avrebbe senso, sarebbe una malinconia, ma io non la sento. Io ho voglia di vivere ancora. Cioè io già stamattina, vedi questi qua che sono molto più scuri, mi sono fatta male adesso, un giro adesso. Un sacco di cose non le posso mettere perché l'elastico mi riesce a far venire i lividi. Quando mi tolgo, mi metto i calzoni, devo stare molto attenta perché spesso infilo una gamba e se non sto attenta con l'altra gamba mi do una tallonata e mi viene fuori un viola così. Perciò insomma no, è invalidante, però non è mortale, non è grave, perciò mi sento comunque privilegiata. Un po' limitata, vabbè, ma tanto a quest'età sarei comunque limitata più o meno lo stesso. Sì, ci sono un sacco di vecchietti che fanno ancora un sacco di cose che magari, ecco, poi non posso più andare in bicicletta, non posso più sciare, cioè non puoi fare praticamente più niente. E soprattutto quello che mi pesa tantissimo, non posso più tenere animali, perché basta una zampata, un unghiato di un cane o di un gatto e io sono finita. Purtroppo vorrei tanto, ogni tanto il mio gattino dai vicini che viene, però adesso ha capito perché gli animali sono molto intelligenti, non mi viene più addosso, non mi fa più niente, però sto comunque molto attenta. Però voglio dire, e questa per esempio io non lo voglio mai dire perché però è stata l'Africa, il sole dell'Africa, mi ha mangiato. Difatti dove ce l'ho? Gli avambracci e dal ginocchio in giù e basta. E c'è dove hai preso il sole, cioè il sole ha mangiato il derma proprio e ha assottigliato la pelle. No, vabbè, insomma, rispettarsi forse. Per Rispettare il proprio spazio, rispettare la persona con cui vivi. Allora, vi preparo da mangiare, mangiamo un boccone insieme per concludere la giornata.